Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo il nostro incredibile viaggio in Asia, come avrete intuito, torniamo a viaggiare nella nostra bella Italia. Siamo a Punta El Bronnen, quasi a 3500 metri, sulla Skyway del Monte Bianco. Vi daremo anche tutte le informazioni utili per organizzare qui una giornata in inverno. Come sempre, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale. Ora partiamo. Partiamo da casa nel pomeriggio, direzione Valle d'Aosta. Questa volta non saremo da soli in questa avventura, ma ci sono con noi Elisa e Ale, due nostri cari amici. Arriviamo a destinazione quando è ormai buio e facciamo subito il check-in al bellissimo bed and breakfast che ci ospiterà per la notte. Dormiremo a La Salle, un paesino a circa 15 minuti da Courmayeur. Dato che è già ora di cena, ci spostiamo a Morges, a pochi minuti da noi. È una bellissima serata e il cielo è super limpido. Ci concediamo una fantastica cena in una trattoria con salumi, formaggi tipici della zona e scaloppine alla valdostana. Era tutto fantastico e abbiamo mangiato davvero bene. Per digerire un po' facciamo due passi in centro al borgo che è piccolo ma bello e caratteristico con tutte le case in pietra vista. Quando ci svegliamo, appena prima dell'alba, notiamo subito che il tempo è peggiorato ed è molto nuvoloso. Controllando però la webcam dal sito della Skyway, vediamo che in vetta il cielo è limpido per fortuna. Sarebbe stato davvero brutto non poter vedere il panorama per la foschia. Dopo un'abbondante e deliziosa colazione, ci mettiamo in cammino. Abbiamo la prenotazione per la salita alle 8:45, la seconda corsa della giornata. In inverno la funivia apre alle 8:30 e le partenze sono ogni 15 minuti. È obbligatorio prenotare i biglietti online che hanno un costo di 55 euro andata e ritorno da Courmayeur a Punta El Bronnen a 3466 metri. Se si acquista il biglietto a data fissa almeno 10 giorni prima costa 39 euro. Bisogna poi solo sperare nel bel tempo. Mentre iniziamo l'ascesa verso il pavillon, la nostra tappa intermedia, ci accorgiamo che la cabina ruota su se stessa a 360 gradi. È bellissimo. Nel giro di pochi minuti attraversiamo le nuvole e il cielo azzurro prende il posto di quello grigio. L'esclamazione di stupore di tutte le persone sulla funivia è fantastica. Ci mettiamo meno di 10 minuti ad arrivare a 2173 metri. Avremmo voluto che il tragitto durasse di più. Abbiamo fatto il primo tratto fino al pavillon ed è stato uno spettacolo perché siamo usciti dalle nuvole e adesso dobbiamo fare un altro pezzo in funivia. Non ci fermiamo subito al pavillon, dato che in vetta a Punta El Bronnen ci si può fermare solo per un'ora e mezza, mentre qui allo stop intermedio non ci sono limiti di tempo. Altri 10 minuti e siamo in cima. Non solo il panorama è bellissimo, ma anche l'architettura di questo luogo è notevole, ci piace davvero. Ci sono diverse statue in legno dedicate a grandi alpinisti e scalatori. Saliamo poi le scale e raggiungiamo l'area panoramica all'aperto. Come possiamo descrivervi il momento in cui ci siamo trovati di fronte al Monte Bianco? Davanti a un panorama così è impossibile non emozionarsi. Siamo circondati da montagne incredibili e bellissime ad un'altezza che non avevamo mai raggiunto prima. Al centro della balconata si trova una piccola piattaforma con il parapetto di vetro che ti avvicina ancora di 1 metro al cielo, è una sensazione incredibile. Da qui parte anche un'altra funivia che si chiama Panoramique Mont Blanc, che arriva fino alla Guy de Midi e che si vede, tra l'altro piccola ma si vede, ed è a Chamonix, quindi già in Francia. Deve essere uno spettacolo perché passi tutto sopra al ghiacciaio, però è chiusa in inverno, si può fare solo da fine maggio a fine settembre e costa 32 euro andata e ritorno. Nonostante sia febbraio, al sole si sta benissimo. C'è un po' di vento, ma non tanto da dare fastidio. Sinceramente è anche un po' preoccupante che faccia questo caldo a 3500 metri in inverno. Ci spostiamo sulla terrazza del Dente del Gigante, dove si può ammirare questa vetta solitaria in tutta la sua maestosità. Da qui si vede benissimo il rifugio Torino, che si può raggiungere comodamente con un ascensore, ma è chiuso per la stagione fino a maggio.
Questa mattina abbiamo temuto per il brutto tempo, ma il mare di nuvole che abbiamo di fronte è meraviglioso, rende tutto ancora più magico. Tornati all'interno della struttura, passiamo per la sala Monte Bianco, dove è allestita una bellissima mostra di cristalli raccolti negli anni sulle Alpi da studiosi e appassionati. La grande vetrata che dà proprio sul Monte Bianco regala una vista impagabile. La passerella rialzata è tutta in vetro ed è meglio camminarci sopra solo se non si soffre di vertigini. Proprio accanto alla mostra si trova la Feltrinelli, la libreria più alta d'Europa, che presenta libri tutti dedicati alla montagna, alle avventure in alta quota e alla Valle d'Aosta. Ci sono anche diversi gadget da poter acquistare come ricordo di questa esperienza sul tetto d'Europa. E dato che l'ora e mezza che abbiamo a disposizione sta scadendo, prima di tornare al pavillon beviamo un caffè al Cartel Bistrot. Se in aggiunta al biglietto della funivia prenoterete il pranzo al bistrot tramite il sito, non avrete limiti di tempo qui a Punta El Bronner. Si scende abbastanza in fretta, Arrivati al pavillon usciamo all'esterno, dove in estate si trova il giardino botanico e subito ci accorgiamo di essere solo di 100 metri sopra le nuvole. La vista dalla terrazza del rifugio è stupenda. Noi l'abbiamo trovato chiuso, ma c'erano comunque delle poltrone dove potersi rilassare. Ci fermiamo per un po' al sole, sulle sdraio che ci sono a fianco del laghetto ghiacciato e dopo questa breve pausa relax facciamo il percorso ad anello sulla neve battuta, che ci porta a camminare fino a delle sculture di animali tipici della montagna. Non c'è molta gente e in uno spazio così grande sembra quasi di essere da soli. Il sole, la neve e questo panorama tutto intorno ci trasmettono tantissime belle sensazioni. È veramente uno spettacolo. Poi con questo tappeto di nuvole è fantastico. Dopo la camminata nella neve andiamo all'interno per visitare Hangar 2173, il museo dove è possibile ripercorrere tutta la storia della funivia e di tutte le tappe che l'hanno portata ad essere la bellissima struttura che è adesso, dal 1941 ad oggi. Ci sono diversi filmati e anche un'antica cabina rossa in cui è possibile salire, una mostra molto ben fatta. Sempre all'interno del pavillon ci sono un bar, un ristorante, una mostra di pittura e il cinema alpino, in cui vengono proiettati film e documentari. Alla fine ci sono tantissime attività da poter fare e pensiamo che sia un luogo perfetto per una giornata diversa dall'ordinario, circondati dalla bellezza della montagna. Salutiamo il Monte Bianco e torniamo a terra. Sarebbe quasi l'ora della merenda, ma visto che non abbiamo ancora pranzato, ci fermiamo in un ristorante lungo la strada per la nostra prossima tappa. Dato che ieri sera abbiamo provato dei prodotti tipici, non ci giudicherete se oggi mangiamo una pizza, vero? Dopo esserci rifocillati, andiamo a fare una camminata. Dopo la Skyway del Monte Bianco, che è stata un'esperienza incredibile, adesso siamo in Val Ferret e stiamo facendo una strada che di solito d'estate è aperta alle macchine, invece d'inverno è tutta coperta di neve, è battuta, si può venire sia a piedi e c'è anche la pista da sci di fondo qua dietro, che passano parallele diciamo, e parte dal paesino di Plainpensieux, spero di averlo detto giusto, è veramente bello. È un percorso davvero semplice, adatto a tutti, di circa 4 km. Non servono le ciaspole perché il sentiero è ben battuto. Il paesaggio intorno con il ruscello che scorre accanto al tracciato è davvero splendido, nonostante le nuvole basse e la foschia. Attraversiamo anche un breve tratto di bosco e ci godiamo la pace del momento. Ha iniziato a nevicare forte, non ce lo aspettavamo. Dato che il tempo sta peggiorando e manca poco il tramonto, torniamo sui nostri passi, verso l'inizio del sentiero, e ci prepariamo a salutare la neve e le montagne, che ci hanno regalato una giornata magnifica da ricordare.
Grazie come sempre per essere arrivati alla fine del video, speriamo davvero che vi sia piaciuto. Dopo aver fatto il trenino del Bernina e adesso le Skyway del Monte Bianco, direi che possiamo ritenerci soddisfatti con le esperienze invernali per quest'anno. Comunque sono state 2 esperienze incredibili. Qui sul canale non avevamo ancora parlato della Valle d'Aosta, infatti questo è il primo video che gli dedichiamo. Dobbiamo ancora fare quello per i 5 luoghi, per il progetto più ampio che abbiamo, in cui vorremmo parlare di ogni regione italiana. Per questo vi chiediamo di scriverci qua sotto nei commenti un luogo che non può assolutamente mancare nel video che realizzeremo prossimamente. Siamo curiosi di leggervi. Prima di salutarci, come al solito, se volete sostenerci lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo tra 2 settimane con il prossimo video, questa volta dedicato ad una città italiana. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!